Brevissimo video tip and tricks. Allora, siamo lì con i nostri filati e dobbiamo infilare i nostri cristalli. Oh mamma, quanto tempo ci impiegherò? Le opzioni sono due. O abbiamo un ago a cruna larga, ma come sappiamo ci sono dei filati veramente sottilissimi, come per esempio questo, che è il Dragon, e ci sono anche dei cristalli piccolissimi come questi, guardateli. E allora c'è una soluzione per farlo in un modo un pochino più veloce. Sigla e in un minutino vi spiego tutto. Allora, ovviamente il Dragon è di fili e forme, quindi un filato bellissimo, poi lo vedremo, ve lo farò vedere una volta che avrò montato, insomma, la mia collana. Questo è il ciondolo invece realizzato con il filato Sorrento e Sorrento Strong. Vediamo se riuscirò a farvi il tutorial. Io ho il terrore dei tutorial da fare all'uncinetto, però ci provo. Questa è la colla. Allora, ho irrigidito il filo semplicemente passandoci un pochino di colla, ok? Poggiate e aspettate un attimino che asciughi. Non andate sul tappetino con la colla, attenta alle mani perché è sempre un problema. Quindi aspettate che insomma asciughi e vedete diventa quasi un ago rigido e allora possiamo andare ad infilare i nostri cristalli. O sfiliamo tutto il nostro filo, se li acquistate naturalmente in genere solo così in fili, e andate poi uno ad uno pazientemente ad infilare, così, oppure potreste provare ad infilarne 4 o 5 per volta. Adesso vi mostro. Allora, questo è il vostro filo, prendete la vostra mano sinistra, se ovviamente siete destre, e andate a fare questo movimento. Prendete 5 o 6 cristallini, poi prendete il vostro aghetto fatto col filo e andate ad infilare. E ne abbiamo infilati 6 per volta. Non so se molti di voi utilizzano questo metodo, però diciamo che è molto pratico. Vediamo quante ne sono riuscite a infilare. Li contiamo insieme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quindi capirete che facendo in questo modo, nel giro di pochi minuti avremo dimezzato i nostri tempi. Naturalmente girate un pochino e voilà! In poco tempo il vostro filo e i cristallini saranno infilati. Spero che questo video vi sia piaciuto, super breve, però sono dei piccoli accorgimenti che ogni tanto servono. Io proseguo e vi dico qualche dettaglio con il Dragon. Che uncinetto usare? L'uncinetto 0,60, quindi dopo l'andrò a lavorare con una catenella e ve lo mostro. Vediamo se tra i miei set di uncinetti qui ho lo 0,60, eccolo qua, io non ricordo mai i colori, quindi andrò a fare delle semplici catenelle così e se vi va di vederlo finire montato, veramente 3 minuti e il gioco è fatto. Quindi finisco di infilare e poi per curiosità questo video tip and trick lo vedrete anche montato. Pausa questions. Lo sapete che all'interno dei miei video ho deciso di mettere a un certo punto delle domande perché a fine video non rispondete mai, quindi ve le metto così all'improvviso all'interno dei video. Se vi interessa il tutorial, la questione di oggi è: vi interessa il tutorial di questi orecchini piccolissimi, tecnica nuova? E ditemelo giù nei commenti, una delle mie tecniche un pochino strampalate. Ciao! Sì, proverò a superare il mio record. E il nono mi è scappato. Cerco di raggiungere il record. Ci riprovo, vediamo se riesco.
Ok. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Potrei provare con 10, ma ho le dita corte. Non riesco proprio a tenerle fisicamente. 9 cristallini in queste dita cicciose. Va bene, fatemi sapere se riuscite a tenerle voi. Vediamo. Stringa lunga. Ta-ta, 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 ta-ta. Niente, mi scappa sempre l'ultimo. Vediamo, 2, 4, 6, 8, 10 e questo è l'11°, quindi ho superato il mio record di 10 per volta. Sono certa che chi ha le dita più lunghe ci riuscirà meglio di me. Naturalmente, quelli che vi sono cascati potete tranquillamente fare quello che sto facendo io, utilizzarlo come un ago. Probabilmente vi verrà più comodo avendo un tappetino. Questi sono quelli per le perline perché comunque non fanno scivolare i cristalli e rendono insomma tutto quanto più semplice. Ok. Dopodiché non vi resta altro che fare un cappietto, uncinetto, filo e cominciare a fare delle catenelle. Io per questa collana che devo mettere insomma vicino al ciondolo che vi ho mostrato prima, ho deciso di fare semplicemente 2 catenelle e un cristallo. Mi piacciono i cristalli ravvicinati. Questo filato si presta veramente bene a questo tipo di lavorazione, scorre bene sull'uncinetto, nonostante io non sia proprio, come dire, avvezza ad utilizzare sempre uncinetti così piccolini, insomma, prediligo quelli un po' più grossi, però devo dire la verità che anche questo uncinetto 0,60, questo filato è veramente buono, scorrevole. Potete tenervi i cristallini tra le mani, un po' per volta e poi piano piano farli scendere sul filo e lavorarlo semplicemente con delle catenelle. Questo è il metodo più classico, poi ci sono tanti altri metodi naturalmente, come per esempio quello a rosario, dove i cristalli si inseriscono successivamente, ma eventualmente poi ve lo mostro in un altro video. Io proseguo così. Prendo un po' di misure, faccio le mie valutazioni, non so se collegarmi, fare una catena lunga e collegarmi poi direttamente, quindi faccio tutte le mie valutazioni del caso. Ed eccoci qui alla fine del nostro lavoro. Cristalli infilati, fatti catenelle, agganciato con un anellino al mio ciondolo a cui sto lavorando. Non so se riuscirò a farvi il tutorial, ma comunque vi condividerò eventualmente lo schema perché ho fatto una sorta di schemino e mi sono appuntata ai punti che ho dato e quindi spero di riuscire a farvelo, a passarvelo perché non sono molto abile con l'uncinetto davanti alla fotocamera. Quindi questo è il nostro lavoro. Ho fatto circa 80, ho utilizzato 80 cristallini di questi piccoli per avere una resa di 80. Vedete che ogni spazio è circa 1 centimetro, quindi ho una lunghezza della collana di circa 80 centimetri. Ho chiuso direttamente con l'uncinetto, il filato è molto resistente, quindi ho chiuso direttamente con da un lato col moschettone direttamente nell'asola del moschettone in acciaio e dall'altro lato con la catena in acciaio che è saldata, quindi chiusura super sicura e poi qui dove c'era praticamente la chiusura della lavorazione ho messo questi elementi in acciaio che sono dei coprischiaccini, che sono degli elementi che si utilizzano per il montaggio dei bijou con il cavetto. Io facendo tante tecniche ho tanti materiali e ho trovato che questa soluzione fosse molto carina e ben fatta, insomma, sembra veramente una collana non all'uncinetto, ecco. Questo è tutto. Filato Dragon approvatissimo, ci vediamo prossimamente o con un tutorial o con un video creazioni oppure vi farò il tutorial di questi orecchini, ditemelo giù nei commenti. Eccoli qua. Ops. Di questi orecchini che è un esperimento molto carini, mi sono divertita a farlo, poi vi mostrerò altre varianti, quindi commentatemi pure e ditemi tutorial sì.